Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, 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 eternamente grazie. Io sono sbalordita dai vostri successi quotidiani, del vostro modo di affrontare la vita, dell'aver cambiato prospettiva, nel perseguire una fede impeccabile, nell'unione con il vostro spirito guida, amante mistico. È veramente straordinario. Mi stanno arrivando delle mail stratosferiche, stupende. Ragazzi miei ragazzi, io ve l'ho sempre detto che il cammino sciamanico è spropositante. Non so se... Sto cercando di inventarmi qualche altra parola. È veramente esplosivo. Per le ragazze nuove, tantissime ragazze nuove, ragazzi nuovi, qua sotto all'info box c'è l'inizio del cammino sciamanico, la pratica dei 21 giorni che vi farà cambiare radicalmente la vita. Radicalmente la vita. E stiamo qua per sviluppare il coraggio e la determinazione nella gioia, nella fede. E quello che il cammino sciamanico offre sono proprio questi gli strumenti più primitivi che il corpo riconosce subito, le cellule riconoscono subito. Ecco perché è così facile ehm, comprendere, che non è capire, la comprensione arriva prima, comprendo, porto con me, no? E quindi grazie ragazze e miei ragazzi, state cambiando il mondo, state cambiando il mondo. Grazie per le infinite donazioni al canale anche questa settimana, tantissime donazioni sia sotto i miei video, super grazie, su PayPal, sul conto personale. Grazie, veramente, grazie, grazie, grazie. Ragion per cui, come sto facendo già negli ultimi tempi, alla fine di ogni variante metterò una, due carte per te che hai fatto le donazioni a sostegno del mio lavoro e della mia missione. Grazie, grazie, grazie. E non solo questo, non solo questo, perché le mie ragazze delle masterclass che stanno proprio disciplinatamente guidandosi dal loro amante mistico, guidandosi, sto mettendo con tutti questi oracoli in spagnolo che mi sono presa, che mi hanno regalato, che mi sono presa, poi sto guardando i film in spagnolo, ogni tanto mi vengono fuori guidato, mi vengono fuori i termini che a volte i termini rendono di più in una lingua che nell'altra, quando vuoi dire quella cosa lì. Allora, una nostra sorella, vi leggo solo piccola parte di questa mail della nostra sorella che veramente mi ha fatto impazzire, cioè l'amo. Mi ha fatto impazzire perché dovete sapere, durante le masterclass ha perso il lavoro. Eh sì, ha perso il lavoro durante le masterclass. E allora tutta la nostra famiglia nel sangue ha fatto una ola. Ola! Ecco, spagnoleggiante. Un ola. Ola. E mao ola. E quindi, avendo perso il lavoro, potete immaginare come stava. Ma non stava così come state immaginando, perché aveva due barberelli dell'amante mistico, erano che l'ha fatta proprio rimontare. Allora, vi leggo questa mail bellissima, le nostre sitcom con le nostre ragazze delle masterclass. Allora, mia amata Francesca, ma io ti amo infinitamente, che tutti gli dei ti benedicano, anch'io ti amo. Amore, prima di andare a dormire ti devo scrivere per ringraziarti per avermi aiutata nel percorso spirituale. Sai benissimo la mia storia. Lo scorso 18 febbraio ho perso il mio lavoro. Ci siamo parlate durante la diretta dell'ultima masterclass e via mail privata mi hai supportato. Sinceramente poi il percorso lo dobbiamo sentire noi. La fede impeccabile negli eventi, che sono gli dei, la fede impeccabile nell'invisibile. O la senti oppure molli. Io ho sentito veramente quello che stavo facendo è giusto per me. Sono stata giudicata in famiglia per non riuscire ad avere stabilità economica, giudicata dalla mia migliore amica, dal dirigente del centro per ragazzi autistici dove lavoravo, per non riuscire a saper relazionarmi con gli adulti, giudicata solo quello, senza il supporto di nessun altro, all'infuori della mia fede.
Ho avuto più tempo per me ed ho studiato e praticato tutti i giorni, tanto da sapere i passaggi a memoria delle sequenze fluide. Ho iniziato anche a mangiare sano. Mio figlio diciottenne mi è stato vicino e anche suo padre, il mio ex marito, hanno creduto in me. Ho finito il mandala visionario con consapevolezza. Ho sciolto le immagini perturbate. Questo è tutto il lavoro che abbiamo fatto nelle masterclass. Mi sono sentita forte. Il mio amante mistico mi ha supportata e ho capito che tutto accade per me, non a me o contro di me. 2 mesi di curriculum spediti senza risposte e ho fatto vari lavori di golf che mi stancavano fisicamente, ma era giusto così com'era e ho continuato, ho pacificato le immagini, ho sempre detto alle emozioni il pentacolo magico, le ho accolte nel mio cuore con amore e fede. Tutto accade non per una causa, ma per un ottimo fine e ho accolto la sfida. Arrivi tu. Mercoledì. Cosa ti sta per accadere, Scorpione? Ascolto anche l'ascendente Capricorno, come ho sempre fatto. Giovedì mi chiama una scuola. Manca una maestra di sostegno. Giovedì pomeriggio colloquio, ma devono sentire altri 2. Venerdì mi chiama un'altra scuola per un colloquio e in più ho fatto ancora un colloquio per cameriera. Da niente a tutto insieme. E Mao, venerdì pomeriggio mi chiama la prima scuola e sono stata assunta. Ancora piango dalla gioia. Se posso consigliare le sorelle della famiglia, seguite la vostra fede come ci dice Francesca, amore mio immenso. Credi nell'invisibile. Non c'è dato di sapere come, quando, ma impeccabilmente, indissolubilmente tutto accade con fede impeccabile. Io vado a dormire con un amore nel cuore e stracolma di gioia. Domani mattina torno a scuola a insegnare con un livello più alto stavolta. Sono maestra con contratto. Ho puntato in alto. Grazie, Fra. Ragazze mie e ragazzi, cioè, vedete, la nostra sorella ha preso l'evento che doveva già accadere per fargli sperimentare una certa dinamica di frustrazione, emozioni, giudizio, eccetera. Doveva già accadere quell'evento, perfetto per il suo karma, e l'ha trasformato in opportunità. Ha avuto più tempo per praticare yoga sciamanico, per fissarsi sul mandala visionario, che è una cosa straordinaria che abbiamo fatto nelle masterclass, per imparare tutto a memoria, studiare, fare le pratiche, eccetera, pam, un lavoro dietro l'altro, pam 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 pam. Perché? Come disse Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo. Allora cosa vuol dire? Tu hai diritto a fare, a fare, a fare, a fare le pratiche, a mandare curriculum, non ai frutti dell'azione, a quello che ne sarà, ma se tu lo fai con fede, per amore, lo devi fare per amore, allora la fede ripaga sempre. Questa è la sottile, come gli ho scritto pure alla nostra sorella, la sottile differenza tra agisco per un obiettivo e agisco per amore. E come gli ho detto a lei, soltanto attraverso le pratiche tu puoi sperimentare cosa significa questa sottile differenza. Perché la mente dice, io sto facendo questo, sto facendo le masterclass, sto facendo il mandala visionario, sto facendo le pratiche per raggiungere quell'obiettivo. La differenza è sottile. La differenza è sottile. Tu lo stai facendo per amore per te, per amore per l'obiettivo finale, che è la liberazione e l'amore. Gli obiettivi intermedi sono tutti obiettivi che ti portano a rilasciare paure, resistenze e attaccamenti legati all'obiettivo finale. Allora tu, gli obiettivi intermedi, se tu hai fede, li raggiungi. Se invece non hai fede, cioè se non lo fai per amore, non li raggiungi. Ora siamo in un momento storico in cui le cose le devi fare per gioia, con amore, con passione, altrimenti non si raggiunge niente. Perché non è più sostenibile come evoluzione del pianeta. E quindi facciamo un applauso alla nostra sorella prima di tutto. E gli ho detto, questo è solo l'inizio, amore mio, gli ho detto. Questo è solo l'inizio, è solo l'inizio. E un vero yoga
ti dà gli strumenti per affrontare il tuo destino spirituale, che è ineccepibile, che è unico e irripetibile. Non ti sottrae a ciò che deve già accadere, no? La nostra sorella ha perso il lavoro. Non ti sottrae a ciò che deve accadere, ma ti sottrae da ripetere un karma nefasto. Cioè, quando tu cambi l'approccio all'evento, negativo apparentemente, che non è nulla di negativo, cambia l'effetto dell'evento. Allora l'evento si allea a te dandoti 5 lavori insieme. Se la nostra sorella fosse rimasta nella frustrazione, è impossibile perché c'ha gli strumenti, è un'iniziata allo yoga sciamanico, quindi però se fosse rimasta nella frustrazione e perso il lavoro, si sarebbe ripetuto a oltranza. Si sarebbe ripetuto a oltranza. Quindi un vero yoga, un vero cammino spirituale ti dà gli strumenti per realizzare la missione dell'anima, che è emergere di qualità, talenti. Attraverso cosa? Le sfide che la vita ti ha già messo davanti e te le continua a mettere fin quando non riesci a superarti. Va bene? E quindi lo yoga sciamanico è magia pura. È magia pura. Lo so, vi sto già sentendo, ragazze e miei ragazzi, che mi state chiedendo, Fra, le nuove masterclass quando le fai? Allora, non intasate la casella di posta di nuovo perché tra l'altro alcuni ho mandato una persona un po' a prendersi un po' di vacanza e quindi siamo io e la Vittoria. Allora, le nuove masterclass ci saranno quando saranno pronte. Quando saranno pronte. Io credo dopo l'estate. Credo dopo l'estate, perché le ragazze delle masterclass Il viaggio dell'eroe finiscono a luglio come percorso continuativo e quindi credo dopo l'estate. Eh sì, e saranno una bomba cosmica, bomba cosmica. Saranno più giornate, credo. Vabbè, non vi spoilerò niente perché è ancora tutto nel calderone. E poi sarà il Dio che in quel momento incarna la mia azione che mi farà esprimere il progetto delle nuove masterclass. Però andremo a lavorare proprio in modo, in modo veramente profondo, 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 profondo. Seguiamo la madre terra e come la coscienza si sta elevando del pianeta, no? E quindi è tutto proporzionato. Quindi, ragazze mie e ragazzi, allora, che cos'altro vi volevo dire? Anche per le consulenze, ragazze mie e ragazzi, un po' di pazienza anche lì, perché a poco le facciamo. Anche le mail che non ho ancora risposto personalmente, perché poi i ragazzi me l'hanno messe come Francesca da leggere, no? Dove vi rispondo io in prima persona, ci sono alcune mail a cui devo rispondere ancora di un mese e mezzo fa. Quindi un po' di pazienza, perché energeticamente quando io leggo una mail, io ci metto l'anima, ci metto le viscere. Quindi eh, quando ho l'energia le leggo, ok? Nel frattempo praticate, gioite fino all'inverosimile. Sono felicissima che la danza del piacere che state ripetendo vi sta dando tantissimo e come vi ho anche scritto sotto alcuni commenti, più fate le pratiche, più vengono fuori cose nuove, perché alcuni di voi mi hanno anche scritto, Fra, l'ho fatta le prime volte, stavo bene, però non è successo quello che è successo oggi, dopo la quinta volta. Perché? Perché la mente inizialmente va in protezione, no? Man mano che tu lo fai, le memorie cellulari si liberano e si attivano idee, visioni e quindi man mano che fai la pratica, la fede, facendolo con fede, la fede ripaga sempre. E quindi seguire, in questo caso, la pratica di 21 giorni con tutte le sequenze che ci sono sul canale, insieme alle meditazioni, alle letture sui segni zodiacali, le pratiche sui segni zodiacali, vi permette di realizzare questa bellezza che state sperimentando. Vi faccio un applauso! Allora, ma tu stai riprendendo, io parlo, sì. Ho parlato anche abbastanza. Diciamo che iniziamo, no? Ok.
Allora, ragazze mie e ragazzi, iniziamo questa settimana dall'11 al 17 maggio. E abbiamo due varianti, al termine delle quali farò anche la lettura per tutte le ragazze e i ragazzi che mi hanno fatto le donazioni in questa settimana. Metterò una o due carte, adesso vediamo. Messaggio specifico per te. Sotto all'info box trovate la timeline di ogni variante. So che state già ridendo quando mi ricordo di metterla. Quando mi ricordo di metterla. No, mi ricordo, mi ricordo. E vediamo cosa accade in questa settimana. Anche in questa settimana facciamo la croce celtica. So che state apprezzando. Così impara. Fai la croce celtica così imparo, sì. E vediamo quali sono le energie, cosa ti dice il tuo Daimon in questa settimana. E vediamo un po'. Allora, prima e seconda. E partiamo dalla prima. Allora, mettiamo queste qua. Si vede? Sì. Allora, mi connetto con il mio amante mistico e chiedo di realizzare questa lettura per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe, satta, sukhi hontu. Vediamo quali sono le energie, cosa dicono gli spiriti a mezzo di questi oracoli. Energie per te in questa settimana. Se non è magia questa, dimmi cos'è. La magia. Cos'è la magia? La magia è l'arte di operare i cambiamenti a mezzo della forza di volontà. Volere e potere, diceva mia nonna. Allora il numero 33 o 3, che corrisponde anche all'imperatrice in espansione, ti dice che in questa settimana tutto ciò che vivrai, proprio nel mondo della realtà fenomenica, le immagini che vivi durante la giornata, sono oracoli. E dici, cosa vuol dire fra questa cosa che sono oracoli? Sono strumenti che ti parlano per mezzo di qualcosa che è invisibile. Sono conferme del tuo cammino, sono conferme di essere guidata, di essere protetta. Succederanno delle cose magiche, allora tu abbi fede in quelle cose magiche, qualcosa che non ti aspetti che ha a che fare con la magia. Ma ripeto, la magia è la tua forza di volontà. Quindi ciò verso cui stai lavorando, mettendo impegno, è come se si manifestassero delle cose che ti faranno, si manifesteranno delle cose che ti faranno wow, wow, ok? Sei proprio questa è la settimana della magia, eh? Della magia consapevole, perché siamo tutti maghi, cioè siamo tutti creatori, creiamo tutto noi. C'è chi se ne accorge, quindi diventa mago, c'è chi non se ne accorge e rimane vittima delle sue stesse immagini, delle sue stesse creazioni. E quando sei mago puoi co-creare con gli eventi, con gli dei. Puoi far sì che quello che accade abbia effetti positivi e non nefasti. Se sei vittima, subisci le tue stesse creazioni e la vittima non crede di poter cambiare la sua realtà. Di conseguenza non ha consapevolezza del suo potere creativo. Ok. Ancora. Energie di questa settimana. Numero maestro 33. Cos'altro? Eccola, quella. Il giaguaro, bella. Le mie donzelle, i miei fanciulli col giaguaro. Il giaguaro è che cos'è il giaguaro? Il giaguaro è la notte. Il giaguaro è l'istinto. Il giaguaro è istinto risvegliato. Sto contemplando questa immagine perché è bellissima. Il giaguaro è l'istinto risvegliato, è il tuo animale, è la donna selvaggia, l'uomo selvaggio. Sai perché? Perché è necessario un atto istintivo,
una follia, sana follia in questa settimana. La sana follia è ciò che va oltre il conosciuto. Mm? Qua tu avrai un istinto primordiale in questa settimana, sai l'istinto proprio. Lo sai quando lo fai, non ci pensi prima, lo sai quando lo fai. Meno testa, più istinto, più cuore. Il giaguaro è colui che vede nella notte, vede nel buio, quindi premonizioni, sensazioni, percezioni. È proprio la magia in questa settimana. Wow, bellissimo. Sai che dice questa carta? Una delle frasi più belle. L'arcobaleno ti dice che l'ora più buia della notte è quella che precede l'alba. Quindi questa stessa mi sta raccontando qualcosa di veramente interessante. Mi dicono che molti di voi che stanno vivendo un periodo un po', un po' con del fracasso, un po' del frastuono mentale, un po' di ansia, un po' di depressione, con l'arcobaleno che arrivano, o depressione non è la parola giusta, un po' si sentono un po' perse, un po' sconfitte. L'arcobaleno ti dice: aspetta, proprio perché stai così, che stai un po' nel buio, succederanno dei miracoli con la magia. E queste carte mi dicono che il fondo che avete toccato nella vostra vita o nel dolore che avete percepito è stato la vostra più grande benedizione. È un po' come la mail della nostra sorella, no? Ho perso il lavoro proprio quando avevo le masterclass, stavo pagando le masterclass, cioè ho perso il lavoro, non avevo, ok. Quel fondo lì è la vostra più grande opportunità, perché solo quando si è nel nero, nel fondo, si cerca la luce. Se tu stai nel grigio, cioè nella zona comfort, un po' così, un po' così, comunque più o meno ci vedi qualcosa, anche se è un po' confuso, come l'umanità è abituata a stare, tu non cerchi la luce, cioè non cacci i barberelli per cercare la luce come ha fatto la nostra sorella, mo mi metto pratico perché io devo emergere, lo faccio per amore, questo è il senso, no? Ecco, queste carte mi stanno dicendo questo. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi adesso. Allora, mettiamoci queste. 11-17 maggio. Croce celtica. Allora, numeri di manifestazione in questa settimana che ti riconfermano la lettura è 33 e poi vedrai l'arcobaleno. Te lo dico già adesso. Vedrai arcobaleno che conferma quello che abbiamo detto, o tramite social o magari fuori all'aperto, vedrai arcobaleno, o in altre forme, però vedrai arcobaleno, i colori dell'arcobaleno. Allora, energia attuale, come entriamo in questa settimana? Sfida, ostacolo principale che ci apprestiamo a superare. Grazie al giaguaro per vedere l'arcobaleno. Mettiamolo qua così queste. Il passato, le nostre basi, quello che ci ha portato ad essere quello che siamo oggi. Passato recente, quindi settimana scorsa, qualche giorno fa, questo è più profondo, no? Vediamo l'obiettivo che vuoi realizzare in questa settimana, su cosa si concentra la tua volontà qua con la magia di cui abbiamo parlato prima. Futuro. Poi, qual è il consiglio sciamanico in questa settimana? Come si deve far fronte alla settimana? Poi, come ti vedono gli altri? L'immagine di te che gli altri percepiscono? Come ti percepisci tu dentro, interiormente? E poi risultato potenziale finale, potenziale. Allora,
partiamo. Energia attuale. Come entriamo in questa settimana? Wow, io amo la stella. Non solo perché sono acquario, perché io amo la stella. Entriamo nella settimana piena di fede. La settimana stavo dicendo la settimana al centro stesa. E la stella al centro stesa mi parla di una grande fede. Questo è il tuo amante mistico, eh? Cioè, chiaro proprio, il tuo spirito guida, la stella. Entriamo in questa settimana, io qua vi vedo studiare, yoga sciamanico, vedi? Vi vedo studiare o fare quello che dovete fare, guidati, percependo proprio di essere guidate o guidati, no? Con molta fede. E vediamo, grazie a questa fede, qual è la sfida che ci apprestiamo a superare in questa settimana. La guarigione, la temperanza e anche un po' di nervosismo, cioè pazienza. La pazienza sta al blocco, ragazze mie, ragazzi. Cioè, guardate un po', eh. La pazienza sta al blocco. Ripetiamo tutte insieme in coro. Già vi sto sentendo. Mi avete anticipato. Sono potente perché sono paziente. Perché in questa settimana lo dovete ripetere proprio come un mantra nel cervello, continuamente, continuamente, mentre lavate a terra, mentre fate i piatti, mentre andate in macchina, mentre sono potente perché sono paziente, sono potente perché sono paziente, sono potente perché sono paziente, sono potente perché sono paziente. Eccola, perché sta il blocco, eh? La grande sfida del sono potente perché sono paziente. Un po' di nervosismo, un po' di impazienza, perché c'è una guarigione su più livelli qua. Vediamo da dove veniamo, cos'è che genera questo. Ah, del 4 di coppe. Allora, è come se nel passato profondo, però, avessimo creduto in qualcosa. A un certo punto è arrivato nella nostra vita qualcosa che ci ha demotivato l'energia, no? 4 di coppe, no, non mi va, che sono stanca, sono stufa o sono stufo. È come se avessimo creduto in qualcosa, poi è successo qualcos'altro e ci ha demotivato. È un po' la storia della nostra sorella pure prima, no? Della serie inizio le pratiche yoga sciamanico, le masterclass con me, quindi deve andare tutto bene lì, tutto bene, però boom, perdo il lavoro. Se tu la giri a opportunità, vinci come ha fatto la nostra sorella. Quindi c'è un po' di questo. Vediamo che cosa è successo nel passato recente. Qua abbiamo un amore, ragazzi miei ragazzi, il 2 di coppe. In spagnolo si dice siete illusionate. Illusionate non nel senso negativo della parola, come si intende noi in italiano. Allora, qua vedo un amore che c'è, oppure una condivisione importante con una persona qua che veramente ti vuole bene. Può essere anche la tua migliore amica, il tuo migliore amico o una persona a cui vuoi davvero bene. O una persona di interesse. Vedo che c'è questo amore qua. C'è questo amore qua. Eh sì. Però sotto sotto abbiamo un po' di apatia oppure di veder subito le cose. Hai capito che voglio dire? Di veder subito le cose. Questo 2 di coppe però, ragazze mie ragazzi, per le mie non solo iniziate alla famiglia del drago arcobaleno fiammeggiante, tra l'altro arcobaleno fiammeggiante, guardate un qua, per le mie ragazze delle masterclass, arcobaleno fiammeggiante, siete sostenute dalla famiglia, per chi è stata iniziata da me allo yoga sciamanico. E per tutte voi invece, questo è il... Recentemente tu hai stretto proprio connessione con il tuo amante mistico, questa stella qui, che è il tuo spirito guida per chi non fa le pratiche di yoga sciamanico con noi. È il tuo spirito guida, non solo una persona, ma anche il tuo spirito guida, che si può essere palesato o si può star palesando in questi prossimi giorni sotto forma di una persona di interesse. Mi raccomando all'impazienza, eh. Vediamo l'obiettivo, cosa vuoi realizzare in questa settimana. L'otto di denari. Vedo che molti di voi sono concentrati sulla realizzazione di un obiettivo lavorativo o anche sul lavoro su di te, lavorando sull'impazienza magari. Ma molti di voi stanno sognando, si sentono guidate verso il lavoro, proprio come è successo alla nostra sorella delle masterclass, no? Perché hanno ritrovato l'amante mistico o una persona che le accompagna, no? In questo. Fatto sta che il 4 di coppa al blocco, con le carte che stanno uscendo, continuano ad uscire,
e anche il fatto che non mi accontento più di briciole della vita. Va bene? Non mi accontento più di briciole. E questo porta a sognare in grande la stella, no? E quindi cosa succede quando sogni in grande? Vedi le cose perché il tuo amante mistico te le mostra o il tuo spirito guida a livello di immaginazione e le vuoi subito. Ma tu ce l'hai già nella misura in cui lo puoi immaginare, no? Quindi l'otto ai denari, qual è l'obiettivo che vuoi realizzare? Vuoi impegnarti in un lavoro che ti piace, nel dare energia in quello che ti piace. Mm, Questo è l'artigiano sacro, l'otto ai denari, cioè lo faccio perché ho piacere a farlo. E il lavoro dove metti l'attenzione quotidiana lo faccio perché ho piacere a farlo. È un po' come abbiamo detto anche all'inizio, no? Tu hai diritto all'azione, non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo. E proprio lo faccio per amore del fare, lo faccio per fede nel fare. Ecco è dove la fede poi ripaga sempre. Vediamo futuro cosa accade qui. 8 di spade. Interessante questa carta perché ovviamente ti viene l'ansia che vuoi le cose tutto subito e ti viene l'ansia 8 di spade perché? Perché sono potente, perché sono potente, perché sono paziente. Invece qua, guardate, sono proprio chiarissime le carte, mi fanno sorridere perché sono proprio straordinarie. Allora, ti potresti sentire un po' bloccato o bloccato, un po' mi sento frustrata perché? Perché tu hai un sogno, ci vuoi lavorare su, lo vuoi realizzare, eccetera, però c'è l'impazienza. Come vedi, le spade sono solo nel mentale, c'è l'impazienza. Può essere anche, l'amore lo vediamo dopo, ma anche il fatto di voler vedere, volersi impegnare in una relazione, no? Volersi impegnare in una relazione, ti vuoi impegnare, vuoi realizzare un impegno anche, vuoi che l'altra persona si impegni in una relazione, chiunque l'altro sia, e siccome l'altra persona non reagisce ai tempi della tua mente, ma solo ai tempi della tua anima. E qua c'è un po' di impazienza. Ok, vediamo il consiglio su come far fronte a questa settimana. Il consiglio qual è? Calma, 3 di bastoni, visioni, entusiasmati, parla, crea progetti, fai strategie, non essere impaziente, canalizza quel fuoco all'interno della fede nella progettualità. Il 3 di bastoni è pazienza, di nuovo il consiglio, canalizza quel fuoco che hai, quella fede, nella progettualità. Immagina scenari, immagina come potrebbe essere, fai piccoli passi. Quei piccoli passi, dai valore alle piccole cose in questa settimana, perché quelle piccole cose portano, come ci insegna il 3 di bastoni, all'espansione. Come ti vedono gli altri, l'esterno, il mondo intorno a te? Come colei che ha chiuso una fine dolorosa. 10 di spade. L'esterno a te ti vede, le persone, le circostanze, come colei o colui che ha chiuso una tappa molto difficile della sua vita col 10 di spade. Può essere una relazione o la perdita di un lavoro, come è stata con la nostra sorella, no? Quindi pazienza ti dicono perché piccoli passi nelle cose, piccoli passi nelle cose. Le altre persone ti vedono, magari ti possono vedere un po' afflitta, un po' rimarcando vecchie dinamiche. Mettiti alle spalle quello che è accaduto, perché non sta accadendo adesso. Concentrati nel qui ed ora, 8 di denari, che qui ed ora, concentrati nel qui ed ora, in quello che fai quotidiano, istantaneo, qui ed ora, ok? Vediamo come ti percepisci tu internamente. Una vincente, colei che ha vinto, colei che ce l'ha fatta, colei che o colui che ha avuto una persona di successo, tu ti percepisci come una persona di successo perché non ti accontenti più. Ti percepisci come una persona valiente, di successo, una persona che ha esito, una persona che viene vista, che viene riconosciuta, una persona di successo. Tu ti percepisci così. Vediamo il risultato potenziale finale. Non ti stressare con l'ansia, 9 di bastoni. Non ti stressare con l'ansia. Il 9 di bastoni è, guarda come sta questa con le mani in testa, perché quando arrivano queste cose, quando arriva, capito? Allora, l'ora più buia della notte è quella che precede l'alba. Questa settimana vedrai la magia attivarsi grazie alla tua forza di volontà. Il 9 di bastoni mi parla
di un po' di stanchezza che puoi avere a fine settimana, però la stanchezza è perché c'è un 8 di spade qua, è solo mentale. Tu ti percepisci come una persona di successo, non devi pensare a come ti vedono gli altri, ma piuttosto a focalizzare questa energia del successo all'interno dei piccoli passi verso il nuovo. Non ti focalizzare sul vecchio, perché il vecchio non c'è. Non sta succedendo adesso, non sta succedendo adesso. Il consiglio è questo, cioè focalizzati sulla progettualità, sull'espansione, va bene? Ok. Mettiamoci le specifiche adesso. Come entriamo nella settimana questa stella? In che cosa stiamo credendo fortemente con la stella? All'inizio di questa settimana eccola. Nel successo stai avendo fede che avrai successo e così devi rimanere. Non ti fare prendere dalla mente. Avrai successo nel lavoro, avrai successo in quello che ti piace o in quello che ti interessa. Non ti fare prendere dalla mente. Tu, la settimana inizia come realizzazione di un sogno, quindi c'è questa energia di realizzazione di un sogno, di essere vista o visto finalmente, no? Quindi questa cosa può attivare in te un po' di energie mentali e ancora voglio di più e voglio fare quello e voglio fare quell'altro. Calma, tre di bastoni, calma, va bene? La temperanza, questa, perché c'è così tanta fretta? Cioè, perché c'è la temperanza al blocco? Fammi vedere, guarda, 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 parlano da sole, guarda, è uscita proprio una frase perfetta. Perché c'è questa impazienza? 5 di spade, regina di spade e l'imperatrice. Sai perché c'è l'impazienza? Perché tu senti che quello che porti dentro è in espansione e la mente vuole gestire questa espansione. Vabbè, senti che è espansione, magari è un progetto, è un lavoro che stai facendo o la tua crescita spirituale, sai che è in espansione, vuoi vedere risultati? Pazienza, ok? Allora, vediamo un po' cosa è successo qua nel passato con questo, magari vuoi mettere, vuoi una relazione ancora più stabile dopo questa connessione, vuoi qualcosa ancora di più e la mente ti ossessiona, pazienza. Quindi questo 2 di coppe nel passato, fammi mettere una specifica sul 2 di coppe. Il diavolo, qua c'è una forte attrazione magnetica con qualcuno, non c'è solo condivisione, amore, ci sono un po' di dipendenze emotive l'uno dall'altro, Ok, un po' di dipendenze emotive qua. O ci sono state queste dipendenze emotive e tu hai detto stop perché vuoi di più. Però fatto sta che questo può anche essere il tuo amante mistico, no? No, può anche essere, è così, alla base di come poi si manifesta nella realtà fenomenica con una persona oppure no. E nel recente passato tu hai capito di volere di più, i tuoi ottenimenti, quello che vuoi ottenere, allora il tuo amante mistico, lo spirito guida, ti guida verso la realizzazione di quelli, però ci sono un po' di dipendenze, un po' di paure ad ottenerlo. E allora quando c'è paura ad ottenere, paura che le cose non vadano come vogliamo, allora entra in merito il diavolo, il 5 di spade, l'8 di spade, capito? È lì che sta il superamento, no? Vediamo l'8 di denari. L'8 di denari in questa settimana, l'8 di denari, l'eremita, pazienza! Pazienza, l'eremita, allora, quello che tu vuoi ottenere è un lavoro minuzioso dentro di te, fare il lavoro dentro di te e seguire e dire le parole corrette al momento giusto. Io qua vedo che questa settimana tu devi essere paziente per realizzare questo obiettivo. Quello su cui ti stai concentrando, l'obiettivo che vuoi realizzare in questa settimana è seguire unicamente, essere certa o certo che stai seguendo la voce interiore, quindi il lavoro su di te nel seguire la voce interiore. E quello vai a fare, perché questo è l'atto di volontà. Come ti ho detto con la prima carta, la magia, succedono magie in questa settimana perché la tua volontà è allineata con la volontà cosmica. La magia è l'arte di operare cambiamenti con la forza di volontà. Qua sta la tua volontà e ce la fai. Andiamo a vedere sto 8 di spade. Perché c'è sto blocco? Perché arriva questo blocco mentale o può arrivare? 8 di spade. A cosa sono dovuti sti blocchi dell'8 di spade? Al giudizio. Allora,
Può arrivare una chiamata da parte di qualcuno e ti senti bloccata o bloccato. Oppure il giudizio è la tua mente razionale sta avendo paura della rinascita che stai per avere. Perché la senti dentro, capito? La senti dentro. La senti proprio dentro. Stai per avere una grande rinascita, la tua mente ha paura perché non la può controllare, non la può gestire. E questa rinascita può essere veicolata a te a mezzo di una chiamata che può arrivarti. Mettiamone alcune. O che ti è già arrivata, 3 di bastoni e la torre. Hai paura che questa rinascita porti alla distruzione del vecchio, ma così è, te lo dico già. Hai vecchi modi di fare, vecchi modi di essere, hai paura magari di poterti... C'è un asso di denari qua. È come se la tua mente ti dicesse questa rinascita ti porta a qualcosa di nuovo che poi crollerà. Oppure ti dicesse questa rinascita che stai sentendo dentro, questa chiamata, questa cosa che stai avendo, ti è già successa in passato e poi è crollato tutto. Questi sono scusa il termine, le pippe che si farà alla mente. Consiglio sul 3 di bastoni. Gli amanti, allora vai a poco e scegli dal cuore. Le scelte che devi fare in questa settimana sono scelte che devono andare piano, piccoli passi verso l'espansione con alle spalle il vecchio. Va bene? Pazienza anche nell'amore, nelle relazioni, pazienza di qualsiasi natura alle relazioni. Come ti vedono gli altri ancora questo 10 di spade? 7 di coppe, ci sono tante opzioni esternamente, tante cose su cui vuoi mettere l'attenzione, delle scelte da fare, perché possono essere più persone o più cose che ti motivano. Pazienza, ti dicono. All'esterno ci può essere questo, pazienza. Energia finale con 9 di bastoni. 5 di coppe. Cioè non devi evitare il passato, devi allearti alle emozioni che ti salgono di tristezza o di malinconia che sono relative al passato, non è nel presente. Ancora 7 di bastoni. Wow, il 10 di coppe. Allora, è come se in questa settimana potessi sperimentare delle emozioni relative al passato in cui hai trovato difficoltà nel sentirti felice in base a quello che facevi, a quello che vuoi fare. Ecco, non devi evitare quelle emozioni, devi attraversarle con, come fa proprio questa carta, no? Mette dei bastoni qua, seppur in bilico, perché la mente non vuole che attraversi le emozioni, altrimenti la mente finisce, svanisce, si perde e non controlla più la tua vita. E questo ti permetterà di andare incontro al 10 di coppe in questi giorni. 10 di coppe è una grande felicità, una grande felicità. Qua ci sarà proprio una magia, perché attraversi i meandri della mente con grande entusiasmo. Attraverso cosa? Attraverso l'intuito, la magia, la tua forza di volontà e l'arcobaleno. L'arcobaleno. Se hai dei momenti di oscurità in questa settimana, alleati alle emozioni. Piano piano, non devi fare niente di fretta. Va bene? Ok. E tu stai riprendendo? Sì. Adesso, ragazze mie e ragazzi, per tutte le mie ragazze e i miei ragazzi che mi hanno fatto le donazioni, andiamo a vedere 2 carte per te. Quale porta si apre per te in questa settimana? Mettiamo una di queste e una di queste. Allora, wow, un'iniziazione, sentirai tanto fuoco dentro, va bene? Questo fuoco, fatti il rituale erotico della Kundalini, la danza del piacere, perché la porta del fuoco mi dice che c'è una prova per te in questa settimana, una prova che porta eccitazione e paura insieme. Eccitazione perché l'anima vuole emergere con quello che succede in questa settimana, vuole emergere e ti mette davanti queste immagini apposta, no? Quindi l'anima è eccitata. Dove sta la paura? È la mente perché non sa controllare questo evento. Vacci dentro. Numero 9, eremita. Fatti una pratica di yoga sciamanico o delle meditazioni che trovi sempre sul canale. Numero 9, questo ti farà attraversare questo fuoco meraviglioso.
portando l'energia della Kundalini dove deve andare? Verso questo 10 di coppe. Va bene? Vediamo cos'altro. Un mondo più profondo. Tutto questo ti sta succedendo affinché tu sviluppi compassione verso te stessa o te stesso e gli altri. Allora dice, non forzare il cammino della tua vita, incontrare l'equilibrio, incluso il tempo oscuro, incontrare l'equilibrio, incluso i momenti più di oscurità, ti aprirà il tuo cuore alla profondità della compassione nei momenti quotidiani. Allora, potresti sperimentare una prova in questa settimana e ricordati quello che ti ho detto con l'arcobaleno: l'ora più buia della notte è quella che precede l'alba. Dovuto al fatto ci saranno dei momenti di frizione, dei momenti in cui tu all'esterno puoi vedere tutto fermo o iniziare qualcosa di nuovo e il vecchio ti ritorna a livello, no? mentale. Non ti preoccupare, usa la tua forza di volontà per superare questa porta del fuoco, perché porterà una maggiore bellezza nel quotidiano. Va bene? Ti metto un'altra carta di queste. Immergiti nell'amore divino, il suo splendore è come la luce del sole. Immergiti nell'amore divino, tutto è voluto dal divino affinché tu possa emergere, va bene? Ok. Detto questo, ragazze mie ragazze, adesso andiamo a esaminare l'amore. Vediamo sull'amore, mettiamoci un po' di queste, dai. Allora, iniziamo da queste. Tenendo fede alla lettura principale. Allora, ragazze e ragazzi, guardatevi sempre il segno zodiacale, l'ascendente per il mese di maggio, ok? Per l'amore anche dove avete Luna e Venere, magari andate direttamente alla parte sui sentimenti, ok? Allora, amore, 11-17 maggio. Nell'amore, viaggi, distanza geografica, probabilmente c'è qualcuno a distanza o farai un viaggio o qualcuno viene da te, cioè in mezzo a una distanza geografica qui. Che cos'altro mi dicono? Poi ci mettiamo i tarocchi, voglio vedere prima di tutto cosa dicono questi oracoli. Ah, anima gemella, fiamma gemella, una robetta. E qua abbiamo, appunto, mi sta cadendo tutti i libri, carte, aspetta che deve... Allora, anima gemella, fiamma gemella, va bene. Abbiamo un fuoco qua che si sta... perché c'era il 2 di coppe con il diavolo qua e il 10 di spade qua. Allora, qua tu stai vivendo un amore che ti fa bruciare gli attaccamenti, le paure e le resistenze. Più sono forti le paure e gli attaccamenti, più andiamo verso fiamma, no? Fiamma gemella, senza andare nella narrazione attuale che si fa delle fiamme gemelle. È la fiamma. Più hai attaccamenti, paure e resistenze all'amore, più brucia la cosa. Quindi, più brucia cosa? Bruciano gli attaccamenti, le resistenze, l'impazienza, no? E questo è il senso. Vediamo. Come vi ho detto anche nel secondo video sulle fiamme gemelle, non il primo, il secondo, dalla Kabbalah al buddismo al mito, siccome qua vedo anche il lavoro su di sé, no? C'è o una persona che ti fa fare il lavoro su di te, così, o c'è stata, no? Come veicolo del divino. Ma come vi ho detto in quel video, a molti di noi spetta che il tuo lavoro sia la tua anima gemella. Mi spiego? Se vi ascoltate o riascoltate quel video è una vera iniziazione, perché
oltre a una persona, nel buddismo, l'anima gemella è anche il tuo lavoro gemellare, è anche la tua casa gemellare, perché tutto è spirito, tutto fa parte dell'amante mistico, eh. Ok, qua noi allarghiamo la visione delle cose, no? Più abbiamo i confini dell'io stretti e limitati, più diciamo la persona, la cosa, e così non ci espandiamo mai. Vediamo cos'altro. Qua c'è una rottura, o c'è stata una rottura o c'è una rottura con una persona che ti sta facendo lavorare su di te. Ok, va bene. Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi. Ci mettiamo questi. Allora, la tua energia nell'amore. Cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi? 11-17 maggio. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore? La ruota della fortuna? Il mondo? Cavalieri spade. Qua mi parlano di viaggi ancora, eh. Può esserci stata una rottura improvvisa. Questa rottura improvvisa era voluta dal destino. È proprio voluta dal destino quando esce la ruota della fortuna, per farti sperimentare certi passaggi emozionali, no? Allora, qua mi dice che stai o hai chiuso anche una relazione o hai chiuso un ciclo rispetto alle relazioni, un ciclo, un vecchio modo di amare, perché il Cavaliere di Spade mi parla che stai con la spada puntata, con la verità in mano, con la voglia di esprimere chi sei, con la voglia di anche mettere dei limiti laddove è necessario o comunque dire la tua verità. Ti vedo molto agguerrita, molto agguerrito, no? Nel definire le cose, nel definire te stessa o te stesso, perché ti ho visto anche prima, sei una persona di successo, ti percepisci come una persona che ha vinto, che ha esito, che ha successo, no? E stai concentrando l'attenzione nella tua vita pratica, nel lavoro, anche nel tuo lavoro interiore. Quindi ti vedo come l'energia delle carte mi hanno detto molto determinata o determinato a conquistare il tuo posto nel mondo anche nelle relazioni. Come Dio comanda, come gli dei comandano. Ok. Fondo mazzo abbiamo un 6 di spade, mi parla di un allontanamento, una distanza da qualcuno, dalle relazioni, perché il tuo focus qua è sulla consapevolezza interna, vedo. Vediamo com'è l'energia dell'altra persona che ti viene incontro in questi giorni o l'energia dell'altro, no? Nei tuoi confronti, qual è? Cavaliere di denari, asso di bastoni, paggio di spade. Qua c'è una persona che ti osserva o ti osserverà. Magari non si espone subito, è una persona ponderata e mi parlano di un'energia di una persona che osserva e ponderata prima di farsi avanti. Abbiamo una persona che ti osserva, che va piano, va secondo i tempi dell'anima, però c'è un forte impulso a iniziare qualcosa con te. Non lo so se la conosci in questa settimana, se è una persona nuova, però ti osserverà in questa settimana. Mm? È una persona che prima di fare, magari all'interno del contesto del lavoro o all'interno, non lo so dove, però il punto è, ho detto lavoro perché ci sono i denari, però qua abbiamo una persona che sente un impulso forte nei tuoi confronti, la voglia di iniziare qualcosa di nuovo o di riaccendere una passione, ma osserva prima di farlo, no? Raccoglie informazioni passionali, animiche, insomma. Ok. Queste sono le due energie. Vediamo alla fine cosa accade per te nell'amore, nella relazione in questi giorni, dall'11 al 17 maggio. Due di spade. C'è Cavaliere di coppe e Regina di denari. Qua arriva una persona. Inizialmente non la vedi o non ci fai caso se è una persona nuova. Qua arriva una persona, c'è questo Cavaliere di coppe
nel tuo campo energetico, qua ci sei tu, regina di denari. Che tu sia uomo o donna non importa, questo l'attribuisco a te. Chi è la regina di denari? È colei che non guarda il cavaliere di coppe, ma allo stesso tempo guarda verso davanti a sé, guarda verso se stessa, no? Se stesso. Quindi la regina di denari si prende il suo tempo prima di decidere in merito a un invito d'amore. Ora, che sia una persona nuova che già conosci, io ti vedo prenderti il tuo tempo, darti ciò che meriti, stabilizzarti prima, renderti autonoma, renderti radicata o radicato e al contempo decidere secondo i tuoi tempi. Decidere secondo i tuoi tempi, sì. Perché qua fiamma gemella, anima gemella, qua c'è questa persona. Sì, potresti aver avuto già una rottura, essere ancora in dover prendere una decisione, ma ti prendi i tuoi tempi qua, vedo. Adesso voglio vedere energia positiva per te nell'amore. Superi una grande rottura o con qualcuno e con questa o sì, certo, con qualcuno, con questa persona o con un'altra persona. Superi il 3 di spade, sta al tuo positivo. Potresti aver avuto un litigio, una rottura, una frattura. E, è come se fossi venuta a conoscenza di una verità dentro te stessa o te stesso, e l'avessi superata. Cioè, il 3 di spade è spesso una verità che fa male, ma libera, e ci vuole un certo tempo per elaborarla. Qua tu l'hai elaborata, quindi elabori una certa verità che è stata dolorosa. Qual è il lato negativo, carta negativa in questa settimana? Il paggio di coppe, accettare l'invito o aprirsi emozionalmente, mostrarsi vulnerabili all'altro. Questo è un po' il blocco, ma non è un blocco. Cioè, diciamo che è la parte un po' più in ombra, no? Col paggio di coppe. Mostrarti vulnerabile un po' sulle tue, perché vedo con la regina di denari, ripeto, anche se sei uomo, e mostrarti vulnerabile subito perché hai attraversato un dolore importante, ti mantieni nel tuo trono e sarai poi col tuo tempo a decidere. Non è né male né bene, c'è quello che senti tu, perché ti vedo qua con gli eventi ti hanno portato a chiudere dei cicli della vita, anche dei modi di relazionarti diversi alle altre persone. Di conseguenza qua abbiamo una colei o colui che dice la verità, dice verità, cioè sono predisposti a essere sinceri, veri, anche crudi a volte, no? Quindi, vediamo cosa vuole veramente il tuo cuore in questa settimana. Cosa vuole veramente il tuo cuore in questa settimana? Certamente non vuoi immaturità emotiva, questo è il senso, perché c'è l'eremita qua, l'otto di denari qui, anche il paggio di coppe è l'immaturità emotiva, no? Vediamo un po' cos'è che vuole veramente il tuo cuore in questa settimana. Vuole gioia, il sole. Non vuole nemmeno delle aspettative, te lo dico, perché il sole non è un impegno a lungo termine nelle relazioni, è quella leggerezza, quella fiducia, anche un'amicizia profonda, no? Vuoi leggerezza, vuoi bellezza, vuoi armonia, vuoi solarità, il tuo cuore vuole condivisione autentica con le persone, anche fare nuove conoscenze, espandersi. La tua anima vuole espandersi, non vuole dei limiti con il sole, ok? E quindi qual è il giusto approccio per te di relazionarti con l'altro, chiunque l'altro sia, in questa settimana? Qual è il giusto approccio? Il 2 di bastoni, prenderti del tempo, di nuovo il tempo, pazienza. Il giusto approccio nei confronti dell'altro è sentirti che hai il mondo nelle mani, e quindi il 2 di bastoni è sentire il fermento. Magari ci sono più scelte, c'era anche il 7 di coppe qua, il 2 di bastoni qua, il 2 di spade qua. Quindi prenditi il tuo tempo. Il consiglio è un po' come la regina di denari: non avere fretta. Non avere fretta, concentrati su ciò che ami di te, datti valore, prenditi cura dei tuoi interessi, no? Perché il tuo cuore vuole gioia. Condividiti, conosci persone, apriti, il tuo cuore vuole gioia, questo vuole il tuo cuore, ok? Sì. Vediamo su questo cavaliere di coppe, l'energia nei tuoi confronti con questo cavaliere di coppe.
La temperanza, questa persona ha la temperanza, tu ce l'hai al blocco, no? Questa persona ti specchia quello che devi integrare in questa settimana. È una persona che ha una bellissima energia nei tuoi confronti, anche di guarigione e di pace, o di anche fare la pace. È anche un'energia calma, tranquilla, di pace, di guarigione. È bellissima come energia la temperanza. È bellissima, sì. Ok, voglio vedere adesso cosa ti dirà questa persona o cosa muove i suoi intenti verso di te. Con i miei oracoli lui lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Questa è anche distanza qua per lavoro, Vediamo cosa muove i suoi intenti verso di te. Lotterò per te. Stupendo. Ti fulmina questa carta. Lotterò per te. Cosa muove i suoi intenti verso di te? Lotterò per te. Bellissimo. Lotterà per te, perché sente le stesse cose. Qua abbiamo il fuoco che brucia, no? Lotterò per te, bellissimo. Che cos'altro? Cosa muove i suoi intenti? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. E qua abbiamo una persona che, se già la conosci, è una persona che non si è mai sentita degna di nulla, nel profondo non si sente degna della bellezza, della vita, del sacro, no? E c'è questa richiesta di perdono. Se non la conosci, questa è una persona che molte volte è scappata dalla bellezza. Però adesso è tempo, con la guarigione, la temperanza, di aprirsi alla bellezza e quindi è un perdono verso se stessa, no? Verso questa persona. Vediamo cos'altro. Qua è uscita la carta ti sto aspettando e io te l'ho detto perché questa persona è paziente, attende i tuoi tempi, ti sta aspettando. Sei bellissima. E poi qua parla di una... è bellissima questa frase di Kierkegaard perché parla dell'amante mistico, no? Esserci nell'invisibilità e dice io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Cioè è stupenda, è stupendo. Qua è la mancanza non è assenza, è invisibilità, un po' con questo giaguaro, no? E tu vedi nell'invisibile. Bellissimo, sì, molto bello. Vediamo adesso cosa ci dicono questi. Mi parlano di nuovo no, di doveri, di responsabilità. Storia d'amore interrotta, i doveri vengono prima. Può darsi che i doveri di uno o dell'altra, cioè di tutti e due, vengano prima, ci sono delle responsabilità qua. Io ti ho detto lavoro anche da parte tua. Sì, e dietro c'è siate testimoni della vita degli altri. Guarda, questa è la carta che mi parla del tempo di qualità vissuto insieme, sia di quello che avete trascorso, che vale più di magari 100 incontri, però dove non c'era anima, no? O il tempo di qualità, qua una persona che scappa, no? Dove non mette se stessa con presenza. E qua mi dice che in arrivo un tempo di qualità. Sono, sai, a volte possiamo stare un'ora con una persona è come se fossimo stati 10 anni e stare magari 10 anni con una persona ed è come se non fossimo stati nemmeno un'ora.
il punto è proprio esserci quando ci siete, no? Esserci. Che cos'altro? E la regina di denari è una persona che ci è, cioè è prima di tutto a se stessa, a se stesso, e questo stai riprendendo in te, l'esserci prima di tutto a te, perché se una persona non è presente a se stessa non può esserlo con l'altro, perché l'altro è uno specchio, no? L'altro ti specchia sempre quello che tu sei o non sei, cioè se una persona scappa è perché tu stai scappando da un aspetto di te, da qualcosa di te, e l'altro fuori te lo fa vedere. Ora, qual è o meno questo aspetto? Ci sono tanti aspetti, noi ci dobbiamo relazionare solo con le emozioni che ci danno quei momenti affinché possiamo far emergere quell'aspetto che si stabilizza dentro di noi senza che noi capiamo cos'è nel dettaglio. Ok? Perché quando parliamo di umanità dell'umano parliamo di miliardi di sfumature. Ok? Cos'altro? Qua c'è una terza parte per alcuni di voi, potresti avere a che fare con una situazione karmica. Allora, la terza parte non è sempre un'altra persona, che è sempre un nostro riflesso, e sono anche terze dinamiche lavorative, terze cose, terzi interessi, no? Un accanimento sul lavoro o degli aspetti che fanno sentire un po' di più la mancanza. Quindi questa può essere tu in questo momento più dedita al lavoro, alle tue cose pratiche o l'altra persona, a seconda di dove vi risuona. Fatto sta che la tua anima adesso vuole fiducia e leggerezza, questo mi stanno dicendo, va bene? Mettiamoci adesso 3 carte di questi oracoli in conclusione. Amore per te. L'osservatore, questa è la pazienza, no? È anche una persona che ti osserva, e te l'ho già detto, da lontano, indaga, fa co-creare. Questa è una bellissima carta, però bisogna avere pazienza. Allora, qua c'è un grande potenziale con la carta co-creare. L'isola del tesoro e la tartarughina qui mi rimarca pazienza, fallo a poco, fai le cose a poco, perché scoprirai un tesoro. Perché, ma guarda, questa tartarughina va verso la carta migliore del mazzo, no? La co-creazione, cioè la co-creazione con gli dei, grazie alla pazienza e alla presenza di cui abbiamo parlato prima. Questa man mano che tu vivi a poco questa cosa, si crea, ti giri, non ti accorgi che hai costruito un impero. Questo è il senso di queste 3 carte, va bene? Quindi, ragazze mie, ragazzi, io concludo qua, è stata una stesa molto importante. Ti invito sempre a praticare, i 21 giorni li trovi qua sotto. Passo all'altra variante se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua, ragazze mie e ragazzi, con la seconda variante. Andiamo a vedere cosa ci dicono gli spiriti in merito a questa settimana con questa seconda variante e questi altri oracoli. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe satta, su chi conto. Vediamo, questa al contrario, no. Sì, un po' al contrario, sì, ok. Allora, che energie ci sono per te? Dio. C'è Dio. Gli dei. E già potremmo chiudere la lettura qui. Ci sono gli dei, c'è Dio. Benevolenza e compassione, riconoscimento della forza eterna esistente dentro di te e negli altri. Sarai accompagnata da questa consapevolezza profonda. Ti vedo avere quello stato di grazia sul volto. Sai quello stato di grazia sul volto, indipendentemente da ciò che accade. Quello stato di grazia nel volto. È bellissima questa carta, eh? Vediamo che cos'altro abbiamo. Oltre allo stato di grazia nel volto, che cosa vuoi che ci sia di più? Bambino eterno, guarda come si parlano le carte. Lo stato di grazia sul volto ce l'hai quando torni bambino. Bambino eterno, determinato a seguire, essendo giovane nel corpo, la mente e lo spirito, capacità per vedere le cose da una prospettiva nuova. È come se fossi appena nata, un'epifania.
o appena nato. E vedo che metterai attenzione al tuo corpo come tempio dell'anima, ti prenderai cura del tuo corpo, mangerai meglio, magari ti fai le pratiche di yoga sciamanico, o fai sport con la consapevolezza di rendere sacro il corpo che ti abita, e quale espressione della divinità che ti incarna. Sono carte stratosferiche. Vediamo quali altre energie ti accompagnano. Guarda, si sono girate queste due, le lascio perché sono uguali. L'alchimista e la bambina magica. Dimmi se non sei tu questa o questo. Allora, chi è l'alchimista? Colui che è capace di trasformare il piombo in oro. Chi è la bambina magica? È questo bambino eterno. La bambina magica è colei che crede nell'impossibile, dice vedere in tutte le cose il potenziale della bellezza santa, credere che tutto è possibile, trasformare i motivi e gli obiettivi primari in saggezza aurea, cioè la trasformazione del piombo in oro, delle emozioni ctonie sotterranee più profonde nell'oro della consapevolezza, e anche avere l'oro della consapevolezza che aggiusta le ferite dell'anima. Molti di voi stanno facendo la pratica dei 21 giorni e questo è proprio il riparare con l'oro le fratture della propria anima, no? E far emergere i veri desideri dell'anima come le pratiche che fate prima di andare a letto con l'amante mistico. Quindi, ma al di là, mi stanno dicendo che questa è una settimana in cui sei nello stato di grazia. Sei nello stato di grazia. Perché credi che tutto è possibile? Perché sei benedetta, benedetto, sei dentro le viscere proprio, ti senti giovane, no? E quindi ti senti piena di passione. La giovinezza per me è qualcosa che si acquisisce con la saggezza. Tu diventi giovane. Non è che nasci e sei giovane. Per me, quello che ho imparato dalla mia esperienza è che tu diventi giovane, perché quando nasciamo abbiamo il peso energetico delle aspettative del mondo. Io a 20 anni non ero come sono adesso, non ero come sono a 35 anni, non ero come, cioè, man mano che io crescevo, maturavo, mi ringiovanivo. Mi ringiovanivo perché venivano meno le aspettative del mondo, della famiglia, grazie a un lavoro eh, su di me che non hai uguali, cioè nel senso, proprio per questo, ecco, ti vedo in questo stato di grazia, ti vedo in questo stato di grazia, ti vedo fare alchimie, ti vedo fare magie. E la carta della magia con gli altri oracoli è uscita anche nell'altra lettura, ecco perché quando vi sentite ispirate vi dico di guardarle entrambe le varianti, perché se ti sentivi incerta con la prima, ti sto dicendo guardati anche la prima, perché c'è la carta della magia, perché siamo in un campo unificato, no? E quindi questo campo unificato, dei messaggi importanti ti fanno fare dei click. Qua ti vedo proprio maneggiare le cose, le energie, maneggiare le energie. E quando tu è come se fossi nata o nato di nuovo, che vuol dire nascere di nuovo? Alleggerimento, alleggerimento. Pesi, i pesi relativi alle aspettative della mente. Vedrai molte farfalle nei prossimi giorni, molte farfalle. A conferma di questo, eh? Bellissimo. Vediamo i tarocchi che cosa ci raccontano. Mettiamoci, visto che mi hanno parlato di magia, gli oracoli, no, gli oracoli, scusami, le carte della magia, queste, sì. Allora, vediamo 11-17 maggio. 11-17 maggio. Croce celtica. Allora, come entriamo nella settimana?
Qual è? Anzi, voglio fare una cosa, voglio farle carta a carta, mi sta ispirando così. Come entriamo nella settimana? Con l'asso di spade, infatti. Con la spada del mago. Con la spada del mago. Chi sta facendo il percorso di 21 giorni, questa è la spada del mago che abbiamo messo nella sequenza fluida, che trovate sempre sul canale. La spada è verità, determinazione, volere e potere, con una grande forza di volontà, con una grande espressione ehm, energetica. Quindi l'asso di spade taglia tutto il superfluo, taglia il superfluo e ti alleggerisce. Taglia il superfluo, quindi con una verità inequivocabile entriamo, quella verità che senti gli dei nelle tue viscere, la forza. Mm. Vediamo qual è la sfida blocco principale, la sfida in questa settimana con queste carte. Non ci posso credere, è incredibile. Cioè, ti ho appena finito di dire, guardati anche la prima variante, perché il 3 di bastoni è l'attesa. È un po' come la temperanza dall'altra parte, però è come se, e però sono le stesse, no? Allora la temperanza che è uscita, non ti voglio spoilerare l'altra lettura, però la temperanza riguarda anche la guarigione, oltre che la pazienza, l'attesa. Il 3 di bastoni è proprio negli arcani minori, è un po' di attesa, sono due arcani minori, quindi sono questioni pratiche, no? L'attesa è in merito a delle mail, a delle risposte che devi ricevere, attesa, un po' di attesa in merito a questo. È anche come se il 3 di bastoni è la carta dell'espansione, quando sta al blocco è come se il grande blocco fosse quello di vedere oltre quello che i tuoi occhi fisici vedono. Va bene? Fede nella magia. Vediamo il subconscio più profondo. Com'è che sei arrivata a questa consapevolezza dell'asso di spade? Cosa c'è nel subconscio più profondo? Perché è come se avessi raggiunto un esito importante. Nel tuo subconscio hai vinto, mi dicono, hai vinto delle tue paure, hai vinto delle insicurezze, hai vinto soprattutto le tue paure. Il 6 di bastoni del subconscio mi parla del fatto che abbiamo avuto un esito importante in qualcosa, un successo, siamo state viste o siamo stati visti, siamo stati riconosciuti in qualche ambito o ti sei riconosciuta o riconosciuto come gli dei, come espressione degli dei. Ok, vediamo cosa è successo nel passato recente, invece. Asso di bastoni, perché si è acceso il fuoco della vita, della Kundalini. Abbiamo due assi. Abbiamo due assi. Allora, nel recente passato, qua giorni o settimane, insomma, abbiamo avuto quest'asso di bastoni, abbiamo avuto una certa allegria, o una certa emozione, o una nuova opportunità che ci ha dato entusiasmo, a frutto del lavoro svolto interiormente. Vediamo su cosa concentri tu l'attenzione, che poi è la tua volontà, no? La magia è l'arte di operare i cambiamenti attraverso la forza di volontà. Su cosa concentri l'attenzione cosciente in questa settimana? Su cosa concentrare l'attenzione? Una grande forza, un recupero delle energie, sono carte di grande potenza, Tu concentri l'attenzione nel recupero delle forze, dell'energia vitale, della, la forza come obiettivo è avere il coraggio di fare le cose, quindi anche una forza fisica, la forza energetica. La forza fisica è come dice anche questa carta, no? Segue essendo giovane nel corpo, nella mente e nello spirito, e quindi anche concentri l'attenzione nel fare delle cose che diano vigore al tuo corpo in questa settimana. Un po' di movimento in più, magari lo yoga sciamanico, o avere il coraggio di fare in modo disciplinato alcune pratiche, alcune cose, di recuperare alcuni aspetti della tua vita, di dare forza e vigore ad alcuni aspetti della tua vita lasciati magari in sospeso. Su quello concentri, essere forte, determinata, determinato, nel pieno delle tue capacità fisiche, psichiche e sensoriali. Vediamo il futuro. Cosa accade nel futuro in questa settimana? La regina di bastoni, cioè ditemi se non è una sequenza pazzesca. Sarai vista, visto, sarai apprezzata, sarai apprezzato nei luoghi pubblici, nei luoghi di lavoro, nella tua famiglia, intorno a te. Vedranno in te una guida,
sarai molto passionale, quando parlerai si sentirà il fuoco della passione, sarai magnetica, attraente, o sarai magnetico e attraente, quindi io vedo che riprendi in mano il controllo di più aree della tua vita, passami il termine il controllo, lo sai che non voglio andare nella mente razionale, però è quello il senso. Riprendi come se fossi, riprendi il controllo di più aspetti della tua vita, parli in modo magnetico, le tue parole sono magnetiche in tutti gli ambienti perché hai nel subconscio la certezza di chi sei. Sama Sati, ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato. Ricorderai questo. Bellissimo. Guarda, qua c'è il sole mi parla di gioia, di allegria, ti vedo molto attraente, molto magnetica, eh? Sì, molto magnetico. Vediamo qual è il consiglio sciamanico per affrontare al meglio questa settimana per te. Consiglio sciamanico. Fai scelte dettate solo dal cuore. Gli amanti, fai scelte dettate, io ti direi anche l'istinto, perché hai un istinto risvegliato e l'istinto risvegliato è proprio sono scelte dettate dal cuore. Ti troverai davanti a delle scelte in questa settimana. Il consiglio è non dubitare, non esitare, scegli per istinto, scegli dal cuore. Va bene? Perché hai già un istinto risvegliato, cioè dove vanno i tuoi passi è la strada giusta. Vediamo come ti percepiscono gli altri esternamente. Abbiamo già visto con la regina di bastoni, però il tuo intorno, vediamo. Qua c'è il 9 di spade. Alcuni ti potrebbero percepire preoccupata o preoccupato per qualcosa. Credo che sia inerente a una certa attesa di mail o di messaggio o di risposte. E infatti abbiamo il mago qua, in attesa di preoccupata o preoccupato per un inizio o per non avere le capacità per fare qualcosa. Gli altri allora, siccome tu sei molto potente qui, gli altri ti potrebbero percepire come se fossi preoccupato o preoccupato per qualcosa che riguarda qualcosa che vuoi creare o qualcosa che vuoi fare, no? Ma non è così, non è così. Perché il tuo potere, ti sei già ammirato, magnetico. Vediamo perché c'è il 9 di spade, come ti percepiscono gli altri. 7 di spade. Ti percepiscono una persona un po' evasiva, ma va bene così, Cioè, ogni persona deve mantenere un certo pudore, certe cose non dette, no? Quindi ti percepiscono come un po' evasiva, un po' evasivo. Ma giustamente ognuna fa come sente, no? Se scegli di non dire o di non esporti troppo in alcune cose, va bene così. Vediamo tu come ti percepisci invece interiormente, come stai interiormente. Una bomba con il carro. E sei proprio, hai preso le redini della tua vita, ti percepisci come una persona vincente, me lo ripetono, come una persona che sa dove andare, come una persona che sa la sua direzione e non ha dubbi a riguardo. Bellissimo. Ecco perché gli altri ti percepiscono un po' sfuggente, ma va bene, cioè, figurati, anzi. Quindi vediamo il risultato finale. Risultato finale qual è? Cavallo di denari. Qua arrivano delle cose certe e sicure. Allora, ogni tarologa o tarologo ha i propri codici. Per me il cavaliere di denari è una cosa che arriva a suo tempo ed è stabile. Quindi qua arrivano risultati economici o risultati in ambito lavorativo grazie a ciò che semini in questa settimana o hai già seminato. Quindi ciò che aspettavi arriva, ciò che ci è voluto tempo arriva. E comunque per le altre cose che devono arrivare, mi raccomando, la pazienza perché il risultato arriva. Ti ho detto email di lavoro, questioni di lavoro o riconoscimento in merito. Bene, un po' di pazienza laddove non arrivano subito perché questa è la certezza. Va bene? Questa è la certezza, cavaliere di denari. Magari ti posso percepire preoccupato perché qualcuno non si fa sentire subito. Pazienza, tu fai le scelte dal cuore. Anche in merito delle scelte che devi fare con le persone esternamente a te. Segui il cuore, non ti far venire le preoccupazioni, segui il cuore. Se vuoi essere evasiva, sillo. Se non vuoi essere evasiva, non lo essere, ma segui il cuore, va bene? Ok. Vediamo adesso di metterci le specifiche.
Allora, dov'è che c'è questa chiarezza con l'asso di spade? L'asso di spade cosa ci racconta ancora? Prima carta, come entriamo in questa settimana? Asso di spade. Guarda, allora, tu tagli via la tristezza, la penuria e la sensazione di essere messa da parte dalla vita, perché qua c'è il 5 di denari e la stella. Allora, entriamo con una verità insindacabile, che è quella di essere guidata o guidato dal divino. E quindi entriamo anche, ci sono anche delle comunicazioni che riguardano la vita pratica, una conferma a questioni riguardanti la vita pratica, può essere una conferma sul lavoro che ti dà fiducia, va bene? Ma entriamo con quest'aurea meravigliosa. Andiamo a vedere le mie birichine, i miei birichini col 3 di bastoni al blocco. Qual è il blocco, l'attesa in questa settimana? Il blocco in questa settimana da attraversare. La ruota della fortuna. Ragazze e ragazzi, dovete aspettare gli eventi. Quando seminate un semino, dovete aspettare che germogli, no? Ok. Quindi la ruota della fortuna mi dice che ci possono essere degli imprevisti piccoli, 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 che possono farti attendere un po' per qualcosa. Calma. Oppure delle cose che cambiano improvvisamente e non sono sotto il tuo controllo mentale. Un po' di pazienza, un po' di pazienza. Ti può venire un po' d'ansia, un po' di pazienza. Sono cose che riguardano le divinità, non riguardano te. Tu sei il divino, quindi alleati a questo evento, un po' di pazienza. Alcune cose, non lo so che cosa può essere. Alcune cose, mi parlano di più cose qui. Vediamo adesso, magari un'opportunità, un'idea, un'idea, arriva la chiamata o arriva la tua certezza e ci sono un po' di intoppi per qualcosa, ma poi riprende subito, ok? Vediamo sull'asso di bastoni recente passato, la temperanza. Hai portato guarigione dentro di te e questo ha fatto arrivare una nuova idea, oppure ha fatto arrivare una nuova opportunità. Hai portato pazienza qui, è come se dicessi adesso, adesso, adesso o è arrivata una nuova opportunità dopo tanto tempo, arriva la conferma, ci sono un po' di intoppi gestionali, vedo, o qualcosa in questo tipo. Pazienza. Allora, su cosa concentri l'attenzione con la forza? Dov'è che devi mettere, dov'è che necessita questa forza? Il Papa nel prendere una decisione. Allora, qua tu metti l'attenzione nell'avere il coraggio di prendere una decisione importante in questi giorni. Segui il cuore, ti dicono qua. Può essere in più ambiti, in più ambiti. Magari avere a che fare anche con una persona e avere il coraggio di esporre la tua decisione in merito a vari ambiti. Vediamo cosa accade qua con la regina di bastoni. Sei di bastoni, qua tu hai riconoscimenti pubblici, esito e vittoria. Esito e vittoria. Esito e vittoria. Cioè, cosa accade qua nel futuro? Esito e vittoria. Questi fuochi, questi denari, mi stanno raccontando che nell'ambito della vita pratica hai esito, riconoscimento e vittoria. Cioè, è come se questi oracoli, me l'avevano già predetto, ti dessero... tu avrai manifestazione in questi giorni del tuo carisma, del tuo potere. Va bene? Riconoscimento. Ok. Questa scelta su cosa deve essere orientata di cuore, no? Con gli amanti, il consiglio sciamanico. Nell'abbandonare il vecchio, può essere un vecchio lavoro, può essere un vecchio modo di lavorare, un vecchio modo di amare, una zona comfort. Segui il cuore, che sarebbe segui l'istinto, no? Segui l'istinto che ti sta portando da un'altra parte, non dove sei stata o sei stato fino a questo momento. E tale altra parte si confà nelle azioni pratiche verso qualcosa di nuovo. Va bene? Può essere una scelta dolorosa, difficile, una scelta difficile da fare, questa scelta, ma la devi fare.
sei guidata, sei guidato in vari ambiti, perché siamo a migliaia, qua in vari ambiti. Può essere anche un viaggio o uno spostamento, vado là. Ti può costare a livello emotivo, ma vado là, eh, mi tira questa cosa. Ok, vediamo su come ti vedono gli altri, come ti percepiscono gli altri all'esterno. 9 di spade, 7 di spade. Gli altri ti percepiscono un po' confusa perché hai un po' di dipendenze verso il vecchio, mi dicono. Cioè, non dipendenze, un po' di dipendenza a lasciare andare il conosciuto, il luogo conosciuto o le situazioni conosciute. Magari gli altri ti percepiscono ossessionata da qualcosa. Però ciò che ti voglio dire qua è che tu con l'asso di spade al centro stesa mi tagli con queste dinamiche qua, me le tagli. Ho la paura di poter essere magari nel nuovo ambiente o dove ti troverai a che fare, di essere pressata o pressato, surclassato da qualcun altro, perché qua c'è anche la papessa. No, devi avere proprio fiducia nella tua magia, Vediamo, nella tua capacità di prendere decisioni da sola o da solo, perché sei guidata o guidato, questo è fondamentale. Vediamo energia finale col Cavaliere di Denari. Energia finale col Cavaliere di Denari. In questa settimana 11-17 maggio cosa accade col Cavaliere di Denari? Eh sì, paggio di bastoni, 9 di bastoni, la morte. Allora, segui tutto quello che ti arriva istintivamente da fare, perché ci sono delle novità importanti. Ti posso vedere un po' stanco, ma sta arrivando un cambio radicale. Può essere in ambito lavorativo che arriva una nuova proposta che ti accende. Sii resiliente perché questo cambio porta degli ottimi risultati a lungo termine. Va bene? Esige un cambio di postura. Due altre, risultato finale. 4 di bastoni. Qua ti vedo celebrare, festeggiare, celebrare. E il giudizio, vedo una chiamata che porta stabilità, una rinascita dell'anima nell'ambito pratico, lavorativo, laddove metti attenzione o nella tua casa, anche un cambio di casa, un cambio di lavoro, un cambio di casa o sistemazioni in casa, una gioia che nasce. Magari una persona ti propone una cena, un pranzo, un aperitivo in un luogo in un luogo stretto, allora qua per festeggiare qualcosa una persona ti porta dell'entusiasmo e dice dai che cosa facciamo? Facciamo una festa o facciamo un aperitivo, facciamo qualcosa perché dobbiamo festeggiare, no? Non dobbiamo stare ansiosi per questi cambi che stanno arrivando perché è tutto a tuo favore, mi dice questa lettura. Va bene? Tu stai riprendendo? Sì, è tutto a tuo favore. Sì, ragazzi, assolutamente sì. Fammi mettere una di queste un attimo. A cosa porta questo cambio nella vita pratica, concreta, lavorativa, a questa celebrazione? A cosa porta? Cosa mi dicono questi oracoli? La mente lucida. Sei lungimirante, veloce e con una buona comunicazione. Usa le tue capacità mentali per la tua evoluzione spirituale. La capacità decisionale. Tutta la stessa mi ha parlato di capacità decisionale, di prendere decisioni da sola o da solo, avere la mente chiara e lucida. E proprio per quello che dirai e quello che farai ti vedo festeggiare, vedo, nonostante la stanchezza, vedo festeggiare. Mettiamone un'altra. Il discernimento, hai la capacità di esprimere la tua creatività. Successo nelle nuove idee, te l'ho detto, e spiccato senso del dovere. Sei una persona responsabile e avrai successo nelle nuove idee. Confida in questo e non ti preoccupare di niente. Va bene? Ok, quindi adesso
ragazze mie e ragazzi, per le ragazze e ragazzi che mi hanno fatto le donazioni in questa settimana nei video, adesso metterò delle carte apposta per te. Allora, vediamo quale porta si apre per te in questa settimana. Io ti dico anche un'altra cosa, scusatemi perché mentre vedo le carte poi canalizzo. Alcune persone sono ansiose perché vorrebbero tenerti con loro a livello lavorativo, o dove stanno loro, va bene? C'è un po' di dipendenza da parte delle altre persone. Ecco perché le carte ti dicono lascia andare queste dipendenze, segui il tuo cuore e vai dritta verso il nuovo, le nuove idee. Ok. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno fatto le donazioni, invece, qual è il messaggio specifico per te in questa settimana? Quale porta si apre? Mettiamo questa porta, poi mettiamo quest'altro oracolo. Ok, allora, vediamo quale porta si apre per te. Oh! La porta del paradiso è la migliore carta del mazzo. Si stanno realizzando tutti i tuoi desideri. Mi raccomando, successo, successo, non ti far prendere dalle persone che ti vogliono succhiare energia, diciamo, tenerti con loro perché sono specchio del tuo passato. Va bene? Vai dritta o dritto come un fulmine e abbi fede e la pazienza in questo grande risultato. Ok, vediamo cos'altro. Non ti nascondere, appunto, fatti valere, non chiedere, cioè, non chiedere permesso. La regina dei bastoni, anche se sei uomo, non chiede permesso per esprimersi. Esprime tutta la sua vulcanicità. Non ti nascondere. Allora, atrévete a sognare in grande, cioè svegliati e sogna in grande. Ricorda che tutto è possibile. Non ti nascondere, non nascondere i tuoi talenti e le tue abilità, usali per costruire il tuo mondo. Allora, io non lo so se avete capito la portata di questa lettura, è una lettura bomba. Ti chiedono pazienza e non cercare di controllare con la mente l'espansione, perché è una lettura bomba questa, bomba, e la fede ti ripagherà. La fede ti ripagherà. Non darti obiettivi minori, ma datti obiettivi stratosferici, che la mente potrebbe dire, sì, ma non raggiungerai mai. No, no, perché la mente è espressione dell'esterno che ti vuole riportare a loro. Quindi datti obiettivi stratosferici, va bene? Punta alle stelle, al massimo arrivi alla luna. Cioè, hai capito che voglio dire? Quindi questo è il senso, perché il paradiso stai per realizzare. Adesso ti metto una carta di queste, degli angeli. Rimani in silenzio così sentirai la voce dell'amore. Azzittisci la mente. Concentrati solo nel qui ed ora. Perché la vita di ogni essere vivente e il soffio di ogni uomo sono nelle mani di Dio. Allora, tutto è nelle mani degli dei, o di Dio, o della Grande Madre, o del Grande Spirito, chiamalo come meglio ti aggrada. Mantieniti in silenzio, mantieni la mente in silenzio, esprimi le tue qualità, mantieni la mente in silenzio, cioè non permettere alla mente di rovinarti una cosa così stratosferica. Va bene? E se la mente parla, lasciala fare, ricordati il discernimento, cioè la mente non può smettere di parlare, sei tu che devi smettere di ascoltarla, mantenendo l'attenzione sul respiro e sul momento presente. Discernimento della serie, ok, la mente parla, mi concentro sul respiro. Va bene? Bellissimo. Stratosferico. Ragazze e miei ragazzi, sulla parte generale non aggiungo nient'altro e adesso andiamo a vedere e andiamo a esaminare cosa accade nell'amore. Partiamo nell'amore da queste carte qui. Allora, vediamo in questa settimana come sta l'energia dell'amore per te. 11-17 maggio. Vediamo cosa dicono queste.
tenendo fede anche a quello che è uscito prima. Prendi le distanze. Prendi le distanze. Da chi devi prendere le distanze qua? Che cosa era uscito qui? Prendi le distanze da situazioni tossiche, come ti ho detto, persone che ti vogliono, da cui anche tu senti o hai sentito, no? Questa è una carta che riguarda soprattutto quello da cui ti sei liberata o liberato. Sei di bastoni, no? Dove stava l'altro? Sei di bastoni, eccolo. Ciò da cui ti sei liberata. Hai preso le distanze da situazioni tossiche o da persone che ti volevano un po' tirare indietro. Ricordiamo che le persone tossiche non esistono, esistono solo delle situazioni dove tu devi affrontare le tue paure del distacco emotivo e le tue paure, le tue sofferenze interne, no? Ok. Quindi, e ci sono delle persone che si fanno veicoli perfetti di questo, quindi è come se avessi preso le distanze già da questo, altrimenti se di bastoni 2 volte ripetuto non me lo mettono. E queste carte stupende che sono uscite prima, no? Allora, vediamo ancora. Qua c'è incontro mediante un mezzo di telecomunicazione. Presto ti chiama qualcuno qui, ti chiama una persona, ti chiama qualcuno, c'è un incontro. Vediamo cos'altro. E questa è una carta di accelerazione. E qua felicità. Come diceva Albano, mangiare un panino davanti al camino. Non so se si diceva così. Allora, è molto chiara questa lettura. Mi dicono che hai preso le distanze da situazioni depauperanti a livello energetico e qua ci sono incontri che portano a un incontro felicità. Chiaro, netto e bellissimo. Vediamo adesso cosa ci dicono i tarocchi. Mettiamoci queste che le avevo prese prima. Vediamo sull'amore per te. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore questa settimana? Mettiamoci 3 carte. Paggio di coppe, e mi dicono che c'è questo movimento. Asso di spade, sì, qua ci sono chiamate, messaggi, e il paggio di coppe, una persona tenera, corteggiamento, sì, ci sono assolutamente. E la torre, qua però dobbiamo attraversare un disagio che parla del vecchio. Allora, sì, cavaliere di spade. Allora, mi sta raccontando qui che ci sono chiamate, o c'è questa persona che si avvicina con movimenti, no? Con dei messaggi dolci, carini, di corteggiamento, però poi c'è la torre. Allora, o vieni a scoprire qualcosa, o ti ritorna il passato alla memoria, o vieni a scoprire qualcosa che non ti piace. Qua succede qualche cosa che riguarda o la scoperta da parte tua di qualcosa che magari non ti piace di questa persona, oppure è il ritorno alla memoria di qualcosa che fa crollare una vecchia identità tua nella relazione. Va bene? Abbiamo la carta di felicità. Adesso vediamo un po' cosa viene dopo la torre. Anche un litigio improvviso può essere, perché qua all'esterno abbiamo carte di, no? Anche di una persona a cui piaci molto. Cosa viene dopo la torre nella tua fila energetica? Cavallo di bastoni. Eh sì, allora, qua c'è una rimonta, credo. 10 denari, c'è una rimonta. Una rimonta improvvisa, cioè come si rompe si aggiusta. La vedo un po' così, come scopri qualcosa si aggiusta. La vedo così. O c'è qualcosa di impulsivo che fai tu o fai questa persona, si rompe e si aggiusta, questo vedo. Vediamo l'energia di questa persona nei tuoi confronti. L'energia di questa persona nei tuoi confronti. 2 di denari. 6 di spade. Il mondo. Può essere una persona che sta a distanza. Magari è una persona molto indaffarata tra più cose o che ha più responsabilità, ha tante cose da fare, però vedo che viene nei tuoi confronti, ti scrive. Il mondo mi parla di un completamento di ciclo. Si chiude un ciclo per aprirsi al nuovo. È una persona che sta in un passaggio energetico, è una persona che sta in un momento di transito, un passaggio energetico. Sì. Vediamo.
Ehm, fammi vedere tutto e poi faccio le specifiche. Energia finale dell'amore per te. Sì, la temperanza, e come ti ho detto, si aggiusta, vedi? Adesso ti dico. Il 3 di coppe si aggiusta. Allora, qua, allora, si rompe e si aggiusta. Cioè, crolla una cosa e poi si sistema. La temperanza, il 3 di coppe, mi parla che c'è una riconciliazione qua. Vedo festeggiamenti, vedo celebrazione insieme, una bellissima energia di guarigione, di celebrazione, guarigione e celebrazione, sistemazione e celebrazione. Vediamo cos'altro. E il carro, assolutamente sì. Allora, non lo so se magari questa persona sta fuori o sta lontana da te, ti dice, ah che bello, magari vengo a un certo punto, non può venire quel giorno, ecco perché nella stesa precedente avevamo anche il 3 di bastoni a blocco, no? E un po' di fretta in quello. E qua dice, segui il cuore, non i vecchi schemi. Ma magari c'è qualcosa che si rompe e si aggiusta, papà, papà, perché poi vedo guarigione, celebrazione e pieno successo. Ok? Vediamo energia positiva per te, amore, energia positiva per te, amore. La ruota della fortuna, sì. Allora, gli eventi girano a tuo favore, gli eventi girano dalla tua parte, gli eventi girano a favore. E un colpo di fortuna dalla tua parte. Gli eventi girano a tuo favore, un colpo di fortuna. Energia negativa? 7 di spade, è possibile che sparisca all'improvviso questa persona e poi riappare subito e ti spiega perché c'è guarigione, guarigione, celebrazione e avanzamento. E quindi c'è un po' di sottrarsi, no? Qua pure avevamo un 7 di spade, è un po' un attimo un sottrarsi per paura qua. Un sottrarsi, paggio di spade, un sottrarsi dalla comunicazione, un sottrarsi e poi si sistema. Vediamo un po' adesso quali sono le vere intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Quali sono le vere intenzioni di questa persona nei tuoi confronti con il carro? Allora, inizialmente c'è questa chiusura, il 4 di denari, no? Le vere intenzioni ancora, 7 denari, ecco perché. Allora, inizialmente sta un po' più chiusa questa persona, però dopo che ti manda un messaggio, dopo che scrive qualcosa, un po' più chiusa, aspetta, attende e poi azioni che a cosa sono conformi le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti all'8 di bastoni e ti chiama subito. Quindi c'è un po' di magari c'è una certa immaturità emotiva inizialmente, però vedo celebrazione, festeggiamento, quindi inizialmente sta un po' più chiusa in se stesso o chiuso. Attendo, vedo, valuto, la penso e poi scrivo, vado, faccio 8 di bastoni. C'è un po' di contenimento e poi prima di scrivere, poi un po' di contenimento e poi un po' di strizza, diciamo, e poi si muove la cosa. Però io adesso voglio vedere quali sono le vere intenzioni del tuo cuore a livello sentimentale, amoroso, relazionale in questi giorni. Le vere intenzioni del tuo cuore. Ricorda che questa persona sta attraversando un transito, che vuol dire col 6 di spade, è un momento di transito verso il mondo, verso un completamento, no? Quindi la puoi vedere un po' in bilico a un certo punto e poi invece prende quota. E quali sono le vere intenzioni del tuo cuore? Qua c'è il 9 di spade, le vere intenzioni del tuo cuore sono quelle di uscire fuori dalle paure. 9 di spade l'avevamo anche qui. Uscire fuori dalle paure, uscire fuori da vecchi condizionamenti. Uscire fuori dalle paure, assolutamente sì. 5 di coppe, dalle paure che mi abbandonano, dalle paure che mi lasciano, dalle paure che rimango sola, rimango solo. Le vere intenzioni del tuo cuore sono quelle di uscire fuori da queste paure, no? E qual è il consiglio per te affinché tu possa relazionarti all'altro come il tuo cuore desidera e per come la tua anima vuole emergere grazie al veicolo di cui l'altro si fa portavoce? Vediamo qual è il consiglio su come relazionarti all'altro. Di nuovo il 6 di bastoni, come colei che è potente, come colui che è potente, come colui che non ha bisogno dell'altro per essere felice. Mi spiego quello che voglio dire. Come colei che non ha bisogno dell'altro per essere felice, come colei che non ha bisogno di una persona che gli faccia la stampella. Se di bastoni è colei che non ha bisogno di nessuno, e allo stesso tempo condivide la sua energia
con gli altri la sua energia vincente, cioè mostrati, sii te stessa, sii te stesso, ehm, no, non dipendere dall'approvazione dell'altro, mi spiego, il 6 di bastoni basta a se stesso. Sì, allora, qua avevamo già, no? No, qua abbiamo il carro, vedi come ti percepisci? Già una persona vincente. Già una persona vincente. Senti, ti dico un'altra cosa, vale magari per una parentesi di voi. È possibile che voi, in spagnolo si dice coqueteo, state coqueteando, state un po' flirtando con qualcuno. A un certo punto scoprite qualcosa che non vi piace di questa persona, ma erano solo messaggi, un po' così. Che succede? Che tu incontri un'altra persona per destino. Incontri un'altra persona per destino, magari vai fuori con gli amici, incontri un'altra persona per destino che è una persona molto carismatica, molto determinata, molto diretta, va bene? Ecco perché la carta, ricordati, della felicità. Magari vale per una parente, sia di voi, perché vedo anche qua la scelta, no? O c'hai già nel tuo campo energetico questa sensazione di aver già avuto questa esperienza, allora arriva questa persona e a un certo punto ti ritiri tu. Può essere tu che ti ritiri un attimo, va bene? Vedete un po' dove vi risuona. Vediamo adesso cosa ci dicono queste altre. Dove stanno gli altri? Eccoli. I miei oracoli lui-lei. Cosa muove questa persona? Andiamo più nel profondo. Li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa muove questa persona nei tuoi confronti? Cosa muove questa persona nei tuoi confronti? Cosa muove questa persona nei tuoi confronti? Lo prendo io. Mi fai perdere il controllo. Infatti è molto attinente a questo, mi fai perdere il controllo, qua il 4 di denari tiene tutto sotto controllo, aspetta, no? E si lancia all'improvviso, c'è passione, c'è impeto, mi spiego perché? Perché sei molto magnetica o magnetico, molto amata, molto apprezzata, molto vista o visto. Vediamo cos'altro dice questa persona, cosa muove i suoi passi. Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi, poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Davanti a te non ha nessuna corazza. Davanti a te nessuna corazza, perché sei una persona forte, capito? Bella, forte, sì. Vediamo cos'altro ti dice. Questa si sta girando da sola. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Accipicchia, qua c'è una detective, fa questo. Ti- non ti controlla, però ti osserva, ti pensa, ti vede anche, no, senza farsi vedere, cioè come se volesse contenerti tutta o tutto, perché potresti apparire un po' sfuggente inizialmente, sì. Vediamo che cos'altro. Ho sempre voluto te, lo capisci? E qua c'è una persona molto irrequieta nei tuoi confronti. Ho sempre voluto te, magari pensavi che non ti volesse abbastanza, non ti volesse bene, o potrebbe non volerti bene, non volerti abbastanza, 9 di spade e l'8 di coppe che avevamo visto, e il 5 di coppe, scusami, avevamo visto prima, no? Quindi cercherà di convincerti, di guarda, cioè è molto impulsiva la cosa, non impulsiva, manco irruenta, non è il termine giusto, passionale, passionale vedo qua la cosa. Ora baciami stupida, cioè non si perde in chiacchiere. E vedo una persona, energia che mi arriva molto passionale, molto determinata, molto anche un po' frenetica in quello che sente, no? Mi fai perdere il controllo. E, e sì, e tu, voglio dire, ti piace questa cosa? Vediamo un'altra. Sei la mia vita. Eh sì, è molto passionale, molto focosa questa persona. Sei la mia vita. Sei la mia vita. Voglio vedere con i chakra, con le carte dei chakra, come ti vede. Come ti vede questa persona?
come ti vede questa persona. Come il nuovo inizio della sua, like a flower in spring, come un fiore a primavera, ti vede bellissima, bellissimo. Questo è il primo chakra, e scusami, il settimo chakra, l'ultimo, e che è il nuovo inizio, come emanazione del divino. Ti vede così, senza inibizioni, senza maschere, bellissima, bellissimo, come un fiore a primavera. Quindi l'immagine del fiore a primavera com'è? Stupefacente. Bellissimo e stupefacente proprio. Vediamo adesso con queste carte, vediamo cosa ci dicono questi altri. Troppe. Ok. Segni e indizi, l'universo ti sta parlando. Questo è per quanto riguarda soprattutto il fatto che tu ti accorgerai di tutto questo prima che si manifesti, va bene? Potrebbe portarti anche dei fiori, o troverai un fiore che dici, ma questo fiore chi me l'ha dato? Cioè, mi viene in mente questa immagine anche. Il beneficio del dubbio, dai alla tua relazione una possibilità. E qua è riferito alla torre, no? Magari lo vedi un po' irruenta questa persona, un po' così, e dici, oddio, dice dai una possibilità a questa relazione. Vediamo cos'altro. Sta tornando una vecchia fiamma. Per alcuni di voi questo può essere importante. Sta tornando una vecchia fiamma. E poi appuntamento, una fuga per due ti sta chiamando. Sì, è come se volessi avere una fuga tra te e lui o tra te e lei, insomma, no? Anche con il carro, una fuga per due. Potrebbe essere per alcune una vecchia fiamma, ma potrebbe valere per alcune di voi, eh. Io vedo che te le prendi con calma qua le cose, perché qua le carte iniziali anche, no? Vedo che celebri, c'è l'incontro, avviene un cambio. Non è che tanto che te la prendi con calma, è perché ti vedo festeggiare, celebrare, valuterai poi a poco, questo è il senso. Vediamo con questi altri oracoli. Amore, latte e miele, anima gemella, arrivare al traguardo, vivrai una settimana da Dio, come diceva questa carta qua. Latte e miele è la carta anche dell'erotismo, della passione. Siete anime affini qua, mi dice con le anime gemelle, non si fermerà davanti a niente, al traguardo, arrivare al traguardo, no? Cioè, arrivare al traguardo, e questo porta a costruire palazzi, cioè a mettere fondamenta importanti. Sì. Ragazze mie ragazzi, io non aggiungerei nient'altro. Ti faccio piuttosto un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando, praticate, e siate nella gioia, nell'entusiasmo e divertitevi. Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!